viaggio. Rapidamente, anzitutto perché sei in Italia? Perché gira voce che sei in Italia per imparare l'italiano. Grazie, sì, ciao. Per favore, innanzitutto, scusatemi il mio italiano, se non è perfetto, sto imparando ancora, ma ci provo e spero che mi capiate. Lui mi ha detto prima che non parla altre lingue, ok? Quindi se l'unica lingua, la prima lingua che sta imparando è l'italiano. Sì. Grande onore, grazie. Ma Fabio è stato gentile di avermi mandato queste domande in anticipo. Ho cominciato a studiarlo perché la mia famiglia aveva fatto programmi per una crociera da Roma a Atene l'estate scorsa. Dopo la crociera ho continuato i miei studi perché mi innamoravo dell'italiano. Sono a Bologna a continuare e esercitare il mio italiano. È molto più facile in Italia che a Boston. Come dire, se hai bisogno di un letto a Bologna, penso che qua hai Oggi è la prima volta che faccio un evento pubblico in Italia, grazie. Non lo so se riesco a scrivere una serie dedicata unicamente alla mitologia romana. Credo che ci vogliono più ricerca e più viaggi in Italia. Restando in Italia, c'è un personaggio che penso tutti quanti conosciate che è Nico Di Angelo. Nico Di Angelo è il figlio di Ade, di Maria Di Angelo, e tu, come dire, ed è un personaggio straordinario, no? O sbaglio? È un personaggio complesso, è un personaggio... E sul sito rickriordan.com, che non so se voi avete frequentato per andare a curiosare un po' di informazioni, c'è ti chiedono come hai fatto a costruire quel personaggio, perché lo hai costruito in quel modo, e secondo me sarebbe molto bello che tu condividessi quella risposta con noi. Grazie, sì, volentieri. Ho fatto l'insegnante per 15 anni e molti dei miei personaggi vengono ispirati dai miei ex alunni. Esiste? Per esempio, secondo me è importante che i giovani lettori possano vedere loro stessi ai libri, cioè identificarsi ai personaggi. Ha senso? Sì. E in realtà molti ragazzi non sono eterosessuali. È importante per me scrivere come meritano, penso che meritano scusi, un attimo. Hai tutto il tempo che vuoi. Merito avere la loro esperienza rispettata e onorata. Senti, ma
ci saranno altri personaggi italiani nei prossimi libri, nel senso che io in realtà un po' la risposta la conosco già, però e te lo chiedo non per nulla, ma spoiler, la nuova serie, La sfida dell'Apollo, sì. Hanno luogo negli Stati Uniti, ma certo c'è un nuovo personaggio italiano. Si chiama Chiara Benvenuti. La figlia di Ticche, la dea di buona fortuna. Chiara è romana, ma non posso parlarvi esattamente il suo ruolo nella serie. Vabbè. dicevamo, no, che tu hai scritto di dei greci, hai scritto di dei romani, hai scritto di dei norreni, egizi, però alla fine vediamo con le sfide di Apollo torni sempre, no, dai tuoi amici, dai tuoi greci. E allora, insomma, in qualche modo volevo chiederti se davvero alla fin fine quel tipo di immaginario, cioè no, l'Olimpo è quello a cui tu sei più legato, oppure è Percy Jackson che ha un posto nel tuo cuore molto particolare. Fabio, stai rivelando il mio segreto? Perché ti leggo nel cuore. Sì, certo, Percy Jackson ha un posto speciale nel mio cuore. Oltre a ciò, la mitologia romana e quella greca sono le più documentate e le più intricate delle mitologie. Tanti racconti, tante sfumature, trovo sempre qualcosa di nuovo di cui posso scrivere. Mi piace. Allora, un'altra domanda che vorrei farti è se per caso Percy Jackson avrà qualche ruolo nelle sfide di Apollo. Lo vedete? Davvero, Percy Jackson è soltanto uno dei personaggi che voglio rivisitare nella nuova serie. Ma la serie non li mette a fuoco. Il protagonista è Apollo. Ad Apollo piace essere alla ribalta. Senti, invece parlando di Magnus Chase, che spero molti di voi abbiano letto, insomma, e parlando di Magnus Chase, ci sono due personaggi in modo particolare che io ho trovato, di nuovo ritornando al discorso di prima, come dire, alla tua capacità di costruire dei personaggi che restano appiccicati, no, alla nostra fantasia. Ci sono due personaggi particolarmente interessanti, uno è Loki. E l'altro invece è Samira la bassa. Allora, mi piacerebbe, non so, ho un po' letto in giro informazioni su questi due personaggi, ma vorrei che tu avessi voglia, se hai voglia, di raccontarci un po' come hai costruito Loki, come hai costruito Samira e come sono arrivati nella tua immaginazione. Sì, certo. Secondo me Loki è il fronte il più interessante nel mondo. E non soltanto perché ci sono alcuni film di Thor. Loki è incantevole, è affascinante, ma anche infido e cattivo.
Mi diverto scrivere. Samira Abbas, invece, viene ispirata da una mia ex alunna. Durante gli attacchi terroristi nel 2001 insegnavo un corso in Texas e uno dei miei studenti, miei alunni, era una musulmana, una ragazza intelligente e gentile, e quando quando ha sentito le notizie ha cominciato a piangere perché sapeva come sarebbero cambiati il mondo e la sua vita. E volevo scrivere il personaggio di Sam affinché di riconoscere tutti i giovani musulmani volendo solo vivere in pace e contribuendo alla società. È importante. Interessante dei libri che tu scrivi, oltre alle saghe, oltre insomma alle storie dei personaggi che hai regalato, tutta questa massa straordinaria di giovani e meno giovani lettori. Ci sono una serie di libri in cui tu racconti proprio le varie mitologie, ok? Al buon vecchio Persi hai fatto raccontare tutto quello che poteva essere raccontato sulla mitologia greca. Quindi la mia domanda è se per caso hai voglia di continuare a scrivere libri di questo tipo e se hai voglia, ad esempio, di chiedere, che ne so, a Magnus di raccontarci la mitologia norrena, oppure a Carter magari la mitologia egizia, ad esempio. È una buona idea. Allora poi discutiamo delle royalties Sì, sfortunatamente la vita è corta. E ci metto almeno 6 mesi, oppure un anno a scrivere ogni libro. Ho paura avere più idee di cui posso scrivere. Vediamo. Mia curiosità, cioè il fatto che tu sei stato un insegnante prima di diventare uno scrittore. Si vede, nel senso che è evidente che oltre alla piacevolezza delle storie che tu racconti con il tuo stile straordinario, ironico, leggero, avventuroso, poi c'è anche la voglia di insegnare qualcosa, no? Di far appassionare. Qual è il filo che lega il fatto di essere stato un insegnante e poi essere diventato uno scrittore? Sì, insegnando agli adolescenti imparavo molto. Per esempio, come giovani lettori piaceva riguardo ai libri, la trama accattivante, la commedia e i personaggi simpatici. Non ho fatto apposta, ma la mia aula era un laboratorio perfetto come esercitare le mie abilità come narratore. Ok, quindi possiamo dire che molti dei tuoi personaggi sono nati quando facevi l'insegnante. Davvero, sì. Li hai incontrati in qualche modo, sono stati con te prima che tu... Per cui attenzione, potrebbe metterli in qualche libro. Magari!
giovani lettori, cioè quei ragazzi che leggono, no? Che amano leggere, che amano i libri. Questo è un applauso per voi, nel senso che vi siete fatti un applauso, perché ve lo meritate, nel senso che siete voi a essere straordinari in questo senso. Però prima c'è stato un piccolo incontro molto intimo con 5 di voi, no? Che avevano conquistato l'onore, il permesso di chiacchierare faccia a faccia con Rick prima di questo incontro. E una ragazza ha detto una cosa bellissima, secondo me. Ha detto che se lei ama leggere, beh, questo lo deve a Rick Riordan. Lei ha detto a Rick Riordan, che non so chi sia, ok, ma io so che lei intendeva Rick Riordan, perché ha cominciato a leggere con te, ha cominciato a leggere con i tuoi libri, in qualche modo ha scoperto che il libro era un oggetto meraviglioso, no? Una porta verso mondi straordinari. Ora, quello che voglio chiederti è, nella tua esperienza anche da insegnante, esattamente questo. Cioè, noi molto spesso ci chiediamo come far sì che tutti i ragazzi siano come loro, cioè ragazzi che hanno la voglia di passare un pomeriggio sdraiati sul letto con un libro in mano. Come si fa a far amare? Beh, fate finta, dai, insomma, cioè, di te, cioè. Come si fa? È vero, infatti. Come si fa a far amare la lettura ai ragazzi, secondo te? Come si fa ad accompagnarli nella scoperta della lettura? Da bambino a me, un racconto triste, non sono piaciuti i libri. Sì, molto triste. Sì, trovavo il leggere molto noioso e la situazione per me, la situazione è cambiata quando avevo 13 anni e la mia insegnante mi raccomandò i libri di Tolkien. Il mi hanno fatto interessato ai libri, a scrivere e alla mitologia. Ma il consiglio dei genitori, degli insegnanti possono essere utili con la scelta di libri, ma la migliore maniera in cui i genitori possono aiutare i ragazzi è di fare un esempio di leggere a casa. Ti chiedono se è stato difficile far pubblicare il tuo primo libro da una casa editrice e se ti sono capitati episodi spiacevoli con gli editori prima di riuscire a pubblicare e prima di diventare celebre. Oh, assolutamente. Ogni autore ha i racconti dell'orrore pubblicazione. Per me il mio primo libro è rifiutato 14 volte. Sì. Uno di quella serie di gialli. Di gialli, sì, romanzi gialli. Romanzi gialli. E poi ho bisogno 10 anni di più prima di il mio primo proprio successo, Il ladro di fiumi. Non perdere la speranza. Mai perdere la speranza. Ma tu hai sempre voluto fare lo scrittore? Oh sì, per dei 15 anni.
Cioè, fin da quando avevi 15 anni? Sì, ho scritto un libro ogni anno. Wow! Sì. Quindi ne approfitto per farti un'altra domanda che non è in queste tre, però so che molti di loro vorrebbero fartele, quindi mi sembra giusto dare questo spazio. È una domanda che riguarda i film, no? Perché io so che è un argomento, no, però attenzione, bisogna anche avere rispetto della sensibilità dell'autore, perché so che è un argomento di cui tu non parli con gioco. O sbaglio, no? Ok, per tutto riguardo il film. Trovo che Hollywood sia un luogo strano. Quando l'autore vende i diritti ai suoi libri, lo studio ha il controllo completo sul progetto. Forse avrete sentito dire che alcuni autori hanno più controllo, ma in realtà non è mica vero. La differenza, qualche volta lo studio dà retta all'autore e capisce l'essenza del libro. Succede raramente. Sì. Alcune volte lo studio si decide a produrre un film con nessuna somiglianza. Il problema è che l'autore non può essere sicuro come lo studio procederà fino a il contratto sia firmato. Nel mio caso, lo studio mi ha dato molte promesse. Oh sì. Non ne preoccupare, sì. Ma ho provato a parlare con lo studio, ma ho scoperto presto che lo studio aveva intenzione di creare un film completamente differente. E finalmente ho deciso di lasciare il progetto. Comunque sì. Certo, non puoi farci nulla, voglio dire, non è più tuo in quel senso. Ho letto i copioni, ma in realtà non ho mai visto i film. Sono soddisfatto perché i film hanno introdotto molte persone ai miei libri e si sa che il libro è sempre migliore. Mentre uno legge un libro si fa nella testa il film più bello che si potrà mai vedere. Perché mentre tu leggi un libro, tu ti fai un film nella testa e tu di quel film sei il regista, fai il casting, quindi scegli la faccia dei protagonisti, scegli la colonna sonora, no? Quindi c'è il Percy Jackson che ciascuno di voi ha nella vostra testa e il vero e unico Percy Jackson. Senti, un'altra domanda che è stata... Sì, perché si mettono insieme! Che è
insieme. La domanda è un'altra, poi te la faccio quando... Nei libri Percy e Annabeth ancora avevano 17 anni. Sì? Sono come dei bambini. Oh, sì! Vediamo! La domanda che ti fanno è: se Percy e Annabeth, che vediamo alla fine di The Blood of Olympus, potessero dare un consiglio a Percy e Annabeth del ladro di fulmini, quale sarebbe? Attenzione, la devo ripetere, vorrei studiare. Correte, correte! Solo questo. Vito, Qual è il nome che vorresti dare alla spada di osta di dragone di Annabeth? E perché non ha un nome come quelli di Percy e di Magnus? Una domanda, Cioè, un'altra domanda giusta. Non lo so. La spada di Annabeth era una nuova arma e Annabeth non aveva del tempo a scegliere un nome. Di solito chiamo tutte le cose Ba. Forse potremmo avere un contesto a scegliere il nome. sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico che i tuoi lettori italiani scegliessero il nome. Mondiale, non è che poi un ragazzo di Taiwan sceglie il nome. Noi scegliamo il nome della spada di Annabeth, sarebbe fantastico. Hai previsione di ritornare in Italia? Spero di sì. Spero di sì. Anche perché adesso non vorrei dire, ma io credo che tu potresti riempire dei teatri come questi più o meno in altre 5-6 città d'Italia. Anche più!